Ben ritrovati cari amici, benvenuti alla seconda delle nostre lezioni sul positivismo, insieme alla mia gattona Sophie, che io spero condivida con me la lezione. Come abbiamo detto la scorsa volta, ci occupiamo di Auguste Comte, positivista francese, il primo, diciamo così, cronologicamente, dei positivisti più importanti. Colui che, Auguste Comte, farà affermare la filosofia del positivismo in Francia e in tutta Europa. Avrà una schiera di discepoli, sofista e buona, in settori anche differenti dalla filosofia in Francia, i quali continueranno a operare ben oltre la sua morte. Comte infatti non ebbe una vita lunghissima, nasce nel 1798 e muore nel 1857. Lui nasce in una piccola, tranquilla città francese, Montpellier. Lui deriva da una famiglia piuttosto umile. Lui però, essendo un grande ingegno, venne presto valorizzato perché una delle grandi istituzioni che derivava dalla rivoluzione francese, una prestigiosa scuola tecnica da cui uscivano, si formavano ingegneri, dirigenti, scienziati di tutta la Francia. Lui riesce a entrare in questa scuola famosissima che si chiama École Polytechnique. Vediamo se riesco a scriverla in francese. École Polytechnique, la scuola Politecnica di Francia. Comte quindi non ha una formazione umanistica, attenzione, ha una formazione tecnico-scientifica. Non conosceva il greco e il latino, a differenza di molti, della maggior parte dei personaggi importanti dell'epoca. Non è che non abbia letto, è che non abbia letto opere di filosofia, lui leggeva in particolare i filosofi dell'illuminismo settecentesco, quindi personaggi come Diderot, D'Alembert, oppure Turgot, vi ricordate il fisiocrate Turgot? Oppure, attenzione, l'ultimo illuminista, per così dire, quello proprio più giovane di tutti, Condorcet, che morì nel carcere della rivoluzione francese pochi giorni prima la data che era stata stabilita per la sua esecuzione sulla ghigliottina. Condorcet, tra tutti i filosofi illuministi, è quello che più anticipa il positivismo, la mentalità del positivismo, la fiducia della scienza non solo per capire i fenomeni naturali. Ricordate, ne abbiamo parlato nella scorsa lezione, il positivismo fa della scienza non solo uno strumento per interpretare i fenomeni naturali attraverso leggi fisiche, il positivismo crede nella scienza come un feticcio, un valore in sé, un bene in sé, un qualcosa che a prescindere dalle singole scoperte dovrà garantire anche in futuro un progresso infinito, inarrestabile. Condorcet, l'ultimo illuminista, è abbastanza vicino a questa visione positivistica della scienza che secondo lui migliorerà le istituzioni politiche e la situazione materiale dell'Occidente e che poi, secondo Condorcet, dovrà essere diffusa in tutto il mondo. Comte legge anche gli empiristi inglesi, quindi si tratta sempre di filosofi molto concreti. Esistono seri dubbi che lui abbia mai letto una riga di Hegel. Ad un certo punto nella sua vita lui dirà di aver smesso di leggere, di non leggere proprio più niente. Per quale motivo? Per igiene mentale, per non impazzire. Così disse, chissà se poi questa cosa era vera oppure no. L'opera più importante di Comte si chiama Corso di filosofia positiva, un'opera molto molto lunga, corso di filosofia positiva in più volumi. Il primo volume esce nel 1830, l'ultimo volume uscirà nel 1845. Quali sono le idee di Auguste Comte? Prima di tutto lui si basa su una vera e propria filosofia della storia, che è in qualche modo una filosofia del progresso, o meglio del divenire, cioè una teoria ben precisa che spiega l'evoluzione della conoscenza umana e della società umana nella storia. È la famosa legge dei tre stadi. Secondo lui nella storia si sono succeduti, si sono avvicendati tre stadi,
tre fasi, tre epoche. Il primo stadio, il più antico, è lo stadio teologico o fittizio. Poi è venuto il numero 2, il secondo stadio, la seconda epoca, lo stadio metafisico o astratto, lo chiama anche stadio astratto, Comte. E poi per ultimo, definitivo, per lui deve essere l'epoca definitiva oltre il quale non ci sarà un'ulteriore evoluzione, lo stadio scientifico o positivo. Forse avete già capito che ognuno di questi stadi è migliore del precedente. Il primo è lo stadio dell'umanità nella sua epoca più rudimentale, più rozza, dove le conoscenze erano poco sviluppate. Il secondo, migliore del primo, lo stadio metafisico, è comunque un punto di passaggio, perché lo stadio a cui l'umanità deve tendere sarà lo stadio definitivo, è quello che darà alla conquista di una visione scientifica positiva della realtà, è lo stadio scientifico o positivo. Ognuno di questi stadi supera ed elimina in maniera definitiva e irreversibile lo stadio precedente. Quindi man mano che si va avanti, primo, secondo e terzo, abbiamo un progresso, abbiamo un miglioramento. Prima di tutto, questa divisione nei tre stadi è una divisione in tre epoche, quindi funziona storicamente. In una certa epoca storica gli esseri umani interpretavano i fenomeni in un certo modo. Ecco, questo può essere anche vista, questa distinzione tra i tre stadi, come una distinzione tra tre modi, modalità di interpretare e cercare di conoscere i fenomeni, tre modi di rapportarsi a quello che avviene nella natura. Allo stadio più primitivo, lo stadio teologico o fittizio, gli esseri umani interpretavano i fenomeni come conseguenza dell'azione continua e diretta di una o più divinità che agivano dall'esterno del fenomeno. Avviene un fenomeno, per esempio piove, c'è un dio, per esempio Zeus, che ha mandato la pioggia, cioè la pioggia come fenomeno è la conseguenza, ripeto, di un intervento diretto e continuo di una divinità esterna al fenomeno, esterna alla materia che è coinvolta nel fenomeno, una divinità che genera il fenomeno al di fuori di esso. È tutto fittizio perché si tratta dell'epoca mitologica dell'umanità. Poi che cosa succede? Succede che l'umanità passa dallo stadio teologico ad un'altra epoca storica, lo stadio metafisico astratto, ed è già un progresso, cioè il pensiero diventa già più astratto, la divinità viene vista come qualcosa di più astratto, di più intrinseco, di più intrinseca alle cose invece di essere vista esterna alle cose. Quindi nello stadio metafisico astratto avviene che gli uomini interpretano i fenomeni naturali, come effetti di forze, di energie che sono all'interno dei fenomeni. Appunto, stadio metafisico, le essenze metafisiche, le forze, ci sono delle essenze, delle forze, delle energie, delle intelligenze, delle virtù che si trovano all'interno degli oggetti, della materia, all'interno dei fenomeni e fanno avvenire quei fenomeni. Per esempio, l'anima vegetativa, perché un vegetale nasce e cresce? Perché ha al suo interno un'anima vegetativa, un'essenza, un qualcosa che lo fa vegetare. Questo è soltanto ovviamente un esempio. Perché un corpo si muove? Perché c'è qualcosa considerata ancora in maniera astratta, metafisica, una forza al suo interno che lo fa muovere, una virtù, una forza, una energia. Ancora però non è l'interpretazione corretta. L'interpretazione corretta riguarda la scienza moderna e riguarda ovviamente lo stadio scientifico positivo. Quando si arriva allo stadio scientifico positivo, gli esseri umani, gli scienziati, diventano veri scienziati,
perché prima erano pseudoscienziati, gli scienziati si disinteressano del perché avviene un fenomeno. Attenzione, la scienza moderna non ricerca, a differenza della teologia o della metafisica tipiche dei primi due stadi, non ricerca più l'origine, la causa del fenomeno. La scienza moderna non cerca verità assolute, la scienza moderna cerca, attraverso l'esperimento, per tentativi ed errori, di stabilire quali siano le leggi effettive dei fenomeni, cioè le leggi di svolgimento dei fenomeni. Non c'è più un Dio o un'essenza metafisica alla base del fenomeno, non c'è niente alla base del fenomeno. Non ha senso. È una domanda mal posta chiedersi perché avviene un fenomeno. Avviene e basta. La scienza moderna si interessa soltanto di descrivere come, non perché, come avviene il fenomeno, in base alle leggi reali, effettive, materiali, misurabili, geometrizzabili, che sono la base dei fenomeni. Questa famosa legge dei tre stadi di Comte, per quanto sia criticabile, è una legge storica. Comte dice che lo stadio teologico fittizio corrisponde al Medioevo e al potere militare nel Medioevo. Voi direte, ma fa iniziare la storia umana col Medioevo? Lui non aveva molta confidenza, l'abbiamo visto con i classici, non aveva studiato i greci, i latini, la loro letteratura, e quindi per lui si comincia dal Medioevo, per quanto sembri strano. Nel Medioevo il cristianesimo medievale pensava che il Dio cristiano, ma anche quelli di altre religioni, intervenisse per far avvenire dei fenomeni. Poi siamo arrivati allo stadio metafisico. Per lui lo stadio metafisico, per quanto sia criticabile questa interpretazione convenzionale, corrisponde alle età delle rivoluzioni. Finito il Medioevo, lui vede l'età moderna, attenzione, come un'età costellata da successive rivoluzioni. Mentre il Medioevo era statico, l'età moderna è dinamica. Dalla riforma protestante all'inizio del Cinquecento, che lui interpreta come una vera e propria rivoluzione politica e sociale, fino alla rivoluzione francese alla fine del Settecento. E tra la prima e la seconda ci sono state altre rivoluzioni, la rivoluzione inglese, la rivoluzione americana, però per lui la prima rivoluzione è stata la riforma protestante e l'ultima è stata la rivoluzione francese alla fine del Settecento. Quindi l'età delle rivoluzioni è l'età dello stadio metafisico astratto. Invece per lui lo stadio scientifico positivo ovviamente corrisponde all'età dell'industrializzazione. E voi sapete che tranne in Inghilterra l'industrializzazione si afferma in Francia e in altri paesi nell'Ottocento, nei primi decenni dell'Ottocento, quindi l'industrializzazione è l'età industriale, è quella che rappresenta lo stadio scientifico, quella in cui si afferma lo stadio scientifico positivo, quando nasce finalmente la vera scienza che ti consente di prevedere i fenomeni futuri e di interpretare correttamente i fenomeni. Quindi c'è un nesso, vedete, tra industrializzazione e capitalismo e fondazione della scienza moderna, l'unica scienza che può essere chiamata scienza. Quindi ovviamente lo stadio scientifico positivo è quello in cui lo stesso Comte si trova a vivere. È il secolo XIX, l'Ottocento, dopo la rivoluzione francese. La scienza moderna si è imposta soltanto da poco tempo. Comte dice, attenzione, che i metodi del primo stadio, stadio teologico, o i metodi interpretativi del secondo stadio metafisico non vengono più usati. Adesso le discipline sono vere scienze scientifiche positive. C'è un'unica scienza, però attenzione, che è rimasta indietro, che è una scienza che ancora non è arrivata al grado di vera scienza. C'è un'unica scienza che purtroppo viene ancora trattata con i metodi teologici del primo stadio oppure metafisici del secondo stadio. Non ha ancora avuto uno statuto scientifico. Ha una realtà
ancora programmatica, e Comte ovviamente pensa a se stesso come colui che potrà fondare su basi veramente scientifiche questa disciplina. Ovviamente questa disciplina è la sociologia, di cui lui inventa anche il nome. Le scienze naturali, le scienze della natura che si applicano a fatti naturali sono tutte arrivate al terzo stadio, allo stadio definitivo, allo stadio positivo. Soltanto la scienza dei fatti umani, della società, la scienza della società umana, soltanto essa non è ancora diventata una vera scienza, non utilizza ancora il vero metodo scientifico. Purtroppo, mentre nelle scienze della natura il metodo scientifico positivo è stato pienamente raggiunto, nelle scienze dell'uomo, nelle scienze della società, anche l'economia, la politica, il metodo scientifico non è stato ancora applicato. La scienza della società non è una vera scienza, è l'ultima che rimane, che dovrà diventare una vera scienza, e lo stesso Comte dice: adesso vi spiego io come farà a diventare una vera scienza. Quindi attenzione, questi tre stadi sono prima di tutto una successione storica, di epoche storiche, però Comte, che odiava Hegel, dice che questa successione vale per la storia dell'umanità, ma vale anche nella storia dell'evoluzione, della crescita di ogni singolo individuo, e quindi dalla nascita in poi ogni individuo ripete, in qualche modo duplica, riepiloga quella che è stata la storia dell'umanità. Infatti, secondo Comte, un bambino è teologico, interpreta le cose in maniera teologica, no? E c'è un puntino che si muove su uno schermo e il bambino dice c'è qualcuno che lo muove miracolosamente, non si sa come. Poi il ragazzo, l'adolescente, è metafisico. Invece poi, quando si raggiunge l'età adulta, l'individuo diventa scientifico. Può sembrare strana quest'idea, comunque è un'idea chiara. Che cosa dice Comte? Dice che coloro che ancora credono in un Dio esterno ai fenomeni, o in un Dio interno ai fenomeni, o a delle essenze, sono come degli eterni bambini o degli eterni ragazzi. Chi ha avuto uno sviluppo normale, l'essere umano che cresce davvero, capisce quando è adulto che tutto si spiega scientificamente. Quindi coloro che rifiutano la scienza e danno delle interpretazioni teologiche oppure metafisiche ai fenomeni sono persone le quali sono rimaste allo stadio infantile o adolescenziale. Fate attenzione, quali sono le scienze secondo Comte? Nella famosa classificazione delle scienze di Comte, lui dice che le scienze sono 5, e adesso vediamo quali sono. Anche qui c'è una certa gerarchia, e anche qui c'è un ordine storico, oltre a esserci un ordine logico. La prima scienza è l'astronomia, la seconda scienza è la fisica, la terza scienza è la chimica, la quarta è la biologia, e la quinta, come abbiamo detto, in realtà l'unica che non è ancora arrivata al terzo stadio definitivo scientifico positivo, e quindi ha ancora una base puramente programmatica, è la sociologia. Spero che si legga nel modo in cui è scritto. Quest'ordine è un ordine storico, ma è anche un ordine logico. Che cosa significa? Dalla prima alla quinta scienza noi abbiamo da quello che è più generale a quello che è più particolare, da quello che è più facile a quello che è più difficile. L'astronomia è la scienza più facile, e poi in crescenti livelli di difficoltà la fisica è più difficile, la chimica è il più difficile delle prime due, la biologia è più difficile delle prime tre, e la sociologia è la più difficile in assoluto, perché dipende dall'oggetto che ciascuna scienza studia. L'astronomia ha come oggetto i pianeti, che sono l'oggetto più semplice, la fisica ha come oggetto i corpi che si muovono, si scontrano e sono già più difficili, la chimica è molto più difficile, devi andare nell'infinitamente piccolo, le reazioni chimiche e così via. L'oggetto della chimica è molto più difficile, la biologia non ne parliamo, la biologia ha un oggetto molto più complesso, difficile rispetto alle tre scienze precedenti, perché parla della vita, qualcosa di veramente difficile da
da capire, da studiare. La sociologia è ancora più difficile perché ha come oggetto la società, i rapporti umani, i rapporti che gli uomini intessono all'interno della società. Quindi vedete che l'ordine storico, adesso vedremo perché è ordine storico, è anche un ordine logico, cioè le cinque scienze logicamente sono sistemate secondo un livello crescente di difficoltà e anche di specificità. Man mano che andiamo dal numero 1 verso il numero 5, noi troviamo scienze che hanno un oggetto sempre più difficile da interpretare rispetto alle scienze che precedono. Questo ordine, quindi, è un ordine logico, dalle scienze più facili a quelle più difficili, dalle scienze che hanno l'oggetto più facile rispetto a quelle che hanno l'oggetto più difficile, ma è anche un ordine storico, che significa che sono messe queste cinque scienze in un ordine in base al momento storico in cui ciascuna di queste discipline è diventata una vera scienza. Non tutte le scienze, attenzione, abbandonano il primo stadio, lo stadio teologico, o il secondo stadio, lo stadio metafisico, per arrivare a essere scienze sperimentali positive. L'astronomia, comunque non tutte lo abbandonano nello stesso tempo. L'astronomia l'ha fatto prima delle altre, la fisica l'ha fatto dopo l'astronomia, ma prima della chimica. Quindi l'ordine, lo ripeto, è l'ordine che segna quando, in quale epoca della storica, in quale momento storico, ognuna di queste scienze ha raggiunto il terzo stadio, cioè è diventata una vera scienza positiva. L'astronomia è nata come vera scienza, possiamo dire così, alla fine del Cinquecento, con Copernico, Keplero e Galileo all'inizio del Seicento. Prima l'astronomia era astrologia, era magia, era metafisica, era teologia, credenze miracolose, religiose. L'astronomia diventa vera scienza solo alla fine del Cinquecento e viene matematizzata. Così la fisica diventa scienza soltanto alla fine del Seicento. Prima la fisica era interpretata con gli strumenti e le visioni delle teorie metafisiche di Aristotele attraverso la scolastica medievale. Solo con Pascal, con Huygens, ma soprattutto con Newton alla fine del Seicento la fisica diventa una vera scienza, cioè abbandona il primo e il secondo stadio dell'evoluzione, quello teologico e quello metafisico, e diventa una scienza positiva. Arriva allo stadio positivo. La chimica prima era alchimia, era interpretata in base a credenze magiche, filosofiche, metafisiche, diventa vera scienza soltanto alla fine del Settecento, con Lavoisier, che scopre le reazioni chimiche e gli elementi fondamentali della chimica. I fondamenti della chimica, il povero Lavoisier durante la rivoluzione francese finì sulla ghigliottina. Quindi vedete, la scienza più semplice, che ha l'oggetto più semplice, è diventata vera scienza prima delle altre. Non è un caso, perché è più facile. Le scienze che hanno l'oggetto più difficile sono arrivate al terzo stadio, stadio positivo, più tardi rispetto alle precedenti. La biologia diventa vera scienza soltanto all'inizio dell'Ottocento, con gli studi di alcuni biologi francesi. Qui ovviamente Comte è stato molto contestato, criticato. Ovviamente non è vero che la biologia diventa vera scienza all'inizio dell'Ottocento, però noi potremmo pensare che magari con Darwin alla fine dell'Ottocento la biologia appunto troverà il suo caposaldo nell'evoluzione biologica, solo che Comte vive prima, non può pensare a Darwin. Quindi vabbè, l'ultima scienza, quella che purtroppo ancora non è ancora una vera scienza, viene ancora trattata in maniera ignobile e scandalosa secondo Comte, in base al primo e al secondo stadio, con delle credenze di tipo teologico metafisico, è la sociologia. La sociologia deve diventare una scienza esatta come le quattro scienze precedenti, cioè le scienze della natura. Non può essere la sociologia ancora affidata ai filosofi, ai letterati, ai preti, ai moralisti, ai romanzieri, ai politici di professione. I rapporti
tra le persone, i problemi della famiglia, dell'economia, di tutti i fatti sociali, devono essere affidate a scienziati sociali. La sociologia, infatti, per Comte è una fisica sociale. Lui la chiama proprio così: la fisica naturale si occupa dei fenomeni naturali, la fisica sociale si occupa dei fenomeni tra gli esseri umani nella società. La sociologia non è ancora diventata quella che Comte chiama una sociologia scientifica, oppure lui la chiama anche fisica sociale. Quindi lui stesso, Comte, si impegna a fondare metodologicamente la sociologia. Quindi queste sono le 5 scienze, le scienze di Comte. Quindi vedete un ordine logico, dalla scienza che ha l'oggetto più semplice a quella che ha l'oggetto più difficile, un ordine storico, dalla scienza che è diventata vera scienza prima a quella che ha raggiunto lo stadio positivo per ultima, ma è anche, aggiungiamo questo particolare, un ordine pedagogico, cioè secondo Comte a scuola bisognerebbe studiare prima l'astronomia, poi la fisica, poi la chimica, poi la biologia, poi la sociologia, cioè l'ordine con cui queste scienze devono essere apprese, imparate, deve essere per l'individuo lo stesso ordine in cui queste scienze sono arrivate allo stadio positivo nel corso della storia. Si studia prima la scienza più semplice, l'astronomia, che si è sviluppata prima, poi quella un po' più difficile, la fisica, poi la chimica, poi la biologia, poi la sociologia. Così bisognerebbe fare nel curriculum delle scuole. Ci sono scienze, non compaiono, vi siete accorti? Non compaiono in questo elenco, per esempio la morale, fedele alla scienza e alla visione materialistica delle cose. Per Comte la morale è anche magari la politica, che lui vuole rendere scientifiche, la morale, ma potremmo allargarci appunto la politica, l'economia. In fondo, l'abbiamo già visto, fanno parte della sociologia. Si studiano i rapporti tra gli uomini, le condizioni di sviluppo e di funzionamento della società. La morale, la politica e l'economia non sono più scienze autonome, fanno parte della sociologia. Morale, politica ed economia devono essere sottratte alla filosofia, non può esistere una filosofia morale. La morale, l'origine e la valutazione dei comportamenti degli uomini vengono studiati all'interno della sociologia. Poi la psicologia, un'altra scienza umana, possibile che Comte non ne faccia cenno. Certo, per lui la psicologia è una scienza ma non autonoma, perché la psicologia viene divisa tra biologia e sociologia, quindi in qualche modo la psicologia viene inglobata all'interno di due altre scienze, biologia e sociologia. Ci resta da dire qual è lo statuto Comte assegna alla matematica e alla filosofia, che anch'esse non compaiono in questo elenco. Non sono scienze matematica e filosofia, o sono scienze? Sì che lo sono, e Comte dà una grande importanza ad esse. Infatti molti dicono non è vero che per Comte le scienze sono 5, le scienze sono 7, o meglio sono 5 più 2, sono queste 5, quelle sperimentali, più matematica e filosofia, che sono delle metascienze, sono delle scienze particolari, delle metascienze li potremmo chiamare noi, sono delle scienze che ti danno il metodo, ti danno il linguaggio, ma non hanno un vero e proprio contenuto specifico. Quindi attenzione, per Comte, scientista positivista, le vere scienze sono solo quelle che sperimentano, che fanno i conti con dei fenomeni chiaramente osservabili, quelle che si occupano direttamente di fenomeni. La matematica non è una scienza, perché la matematica non sperimenta dei fenomeni, non è sperimentale. La matematica si occupa di oggetti che secondo Comte non sono naturali, ma sono inventati tra noi. Gli oggetti ideali della matematica, la linea, la superficie oppure l'algebra, non corrispondono a qualcosa che esistono realmente nella natura, sono strumenti per interpretare
interpretare la natura. Infatti alla matematica è dedicato tutto il primo libro del corso di filosofia positiva. La matematica ha una grande importanza, ma non è una delle cinque scienze, perché non è una scienza sperimentale, non si applica su fenomeni o oggetti materiali, fosse pure l'uomo nella società, un oggetto concreto materiale. La matematica è un'elaborazione mentale ed è importante perché ti dà il linguaggio delle scienze. Da Galileo in poi, come descriviamo le teorie scientifiche in astronomia, chimica, eccetera, attraverso equazioni matematiche. Quindi la matematica è una metascienza, è lo strumento di tutte le scienze, non è una scienza autonoma, ma è a supporto di tutte le cinque scienze, perché la matematica ti dà il linguaggio di tutte le scienze e il rigore dimostrativo per cui da una premessa passi necessariamente ad una conseguenza. Quindi la matematica è il linguaggio, il modo con cui si esprimono le teorie scientifiche. La filosofia è una cosa simile, la filosofia è importante non perché abbia degli oggetti, infatti la filosofia morale, la filosofia politica non sono più forme di filosofia. Cosa rimane alla filosofia? Il fatto di occuparsi della scienza, come penseranno molti filosofi del XX secolo, i filosofi analitici. La filosofia riduce moltissimo il suo compito, la filosofia deve lasciare la maggior parte delle cose di cui si è occupata nei secoli alle scienze. Per esempio, quando io mi chiedo come io conosco, secondo Comte, questo sarà oggetto della chimica o della biologia, non più della filosofia. Quando io chiedo qual è la natura umana, la risposta sarà compito della sociologia, non della filosofia. La filosofia si riduce soltanto a epistemologia, cioè la filosofia ti dà il metodo delle scienze, ti dice come devi fare l'esperimento, è una scienza puramente metodologica ed è ridotta è valida soltanto quando si occupa della scienza, del metodo scientifico, della verità, delle teorie, del ragionamento corretto, quindi in realtà piuttosto simile alla matematica. Quindi capite, ci sono 5 scienze più 2 metascienze. Su Comte faremo una seconda e ultima lezione. Un'ultima cosa però vi voglio dire, sarà scontato, ma non diamolo per scontato. Caratteristica del positivismo abbiamo visto è non dare dignità alla teologia, alla religione e alla metafisica. Sono cose che vanno oltre l'esperienza, seppure dicano qualcosa di vero, non possono dimostrarlo in alcun modo. Peraltro Comte era ateo. Comte non dà nessuna importanza alla teologia e alla metafisica. La teologia e la metafisica non sono scienze in nessun modo, vengono eliminate, quindi Comte e molti altri positivisti hanno il merito, almeno secondo alcuni, di andare contro il romanticismo, la filosofia di Hegel, eccetera, alle forme di idealismo. L'idealismo pretende di conoscere attraverso il sentimento, vuole conoscere gli oggetti metafisici, vuole conoscere Dio, ma questo non è possibile. Quindi lo scientismo del positivismo rifiuta le filosofie idealistiche, che possono essere quelle ovviamente del romanticismo, quelle di Hegel, oppure le filosofie di matrice cristiana. Quindi teologia e metafisica non sono vere scienze, ma noi l'abbiamo già detto, ricordate la legge dei 3 stadi? Teologia e metafisica sono soltanto condizioni provvisorie che vanno poi superate completamente quando si arriva allo stadio scientifico positivo. I metodi della teologia e della metafisica vengono eliminati per sempre, non sono mai stati metodi scientifici. La teologia e la metafisica sono un insieme di credenze del tutto fittizie e antiscientifiche, quindi nel momento in cui una scienza diventa una vera scienza, arriva allo stadio positivo, non ha più bisogno di teologia e metafisica. Teologia e metafisica sono superstizioni, inganni, non sono assolutamente scienze, secondo Comte. La prossima lezione
sarà dedicata ad altri aspetti di Comte, tra cui ovviamente la riflessione su che cosa sia la sociologia, come sia possibile, a quali condizioni e quale sia il suo metodo. Continuate a seguirmi, Comte, il positivismo, un nuovo argomento tra i tanti tanti argomenti del nostro canale di video lezioni che, come sapete, prende come riferimento tutti i capitoli, diciamo così, che si studiano, tutti i programmi che si studiano nel triennio delle scuole superiori italiane. Arrivederci alla prossima, grazie.